Ciao, oggi mi accompagni in un piacevole trekking e parliamo di come spostare le montagne. Come spostare le montagne di Messner, che alcuni definiscono che sia un po' burbero, ma se hai letto questo libro capisci che è solo un'impressione. Ho preso proprio un libro un po' datato perché questa sezione è nata con lo scopo non di fare pubblicità ai libri, ma di aprire un confronto, così puoi commentare la tua esperienza sotto ai commenti. Le montagne da spostare sono dentro di noi e questa è la convinzione che spinge Messner a spiegare attraverso il racconto delle sue imprese come attingere alla nostra energia creativa per affrontare e vincere le sfide della vita. Per appunto alla fine ti svelo e ti confesso un piccolo retroscena che sta dietro la lettura di questo libro. Troviamo un po' i concetti che sono dietro le grosse sfide alpinistiche, perché parliamo di strategia, pianificazione, tenacia, gioco di squadra, ma anche intuito, coraggio, flessibilità e capacità di improvvisazione. Quindi è un libro che tratta di alpinismo, ma in realtà parla anche della vita, cioè quindi è un libro che possono praticamente leggere tutti e può servire a tutti. Se anche tu la montagna ti ha insegnato qualcosa, condividila sotto, scrivi un commento. Per vedere un attimo la profondità di questo libro, per esempio al capitolo 5, essere la vetta, cercare il possibile nell'impossibile, fare del sogno a occhi aperti una realtà. Ovviamente quando cessiamo di sognare, cessiamo anche praticamente di vivere. Poi parla appunto, c'è la sua impresa sull'Everest senza ossigeno. A quel tempo era considerato pazzo. Rinascere, capitolo 3, ognuno deve seguire la strada che è giusta per lui e ognuna di queste strade è diversa. Un'altra cosa che viviamo praticamente tutti i giorni è questa, ma anche in famiglia questo vale. Non mi piacciono le gerarchie, anche perché so che i ruoli prestabiliti sono spesso inversamente proporzionali alle capacità. Concludiamo perché ce ne sono tantissime. La natura è sempre creativa. L'uomo può fare tutto ciò che vuole, ma l'uomo sano vuole solo ciò che può. Ed ora ti svelo il piccolo retroscena, perché questo libro mi ha ispirato alla creazione di Arriva il nonno. Non solo questo, chiaramente ci sono anche i libri di Bonatti, ispirazioni allo stile alpino, quello leggero, a contatto con la natura. Ma questo libro ha dato l'input per la realizzazione vera e propria del progetto di Arriva il nonno. Per oggi è tutto e come sempre buona montagna a tutti.